Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi andremo a vedere come realizzo un sistema a sormonto totale che può tornare utile anche per altre applicazioni dal lato della sega e sarà canalizzato all'aspirazione nella parte posteriore del banco. Anche qui andrò a realizzare la bocchetta per l'aspirazione con la stampante 3D. Seleziono alcuni scarti di legno e li taglio per coprire l'intera lunghezza della battuta della sega. Verifico il posizionamento delle parti. Taglio a 45 gradi due listelli che mi serviranno come rinforzi interni per la struttura. Mi porto i pezzi tutti alla stessa lunghezza. E ricavo anche i rinforzi trasversali. Traccio e apro con una fresa a tazza il foro per l'aspirazione. Riporto la stessa apertura anche sul fondo. Con un po' di magia ricavo anche i primi rinforzi interni. Ed inizio con l'assemblaggio. In ogni fase mi accerterò sempre della perfetta perpendicolarità tra le parti. Mi completo anche la struttura interna utilizzando delle viti. Aiuto con dei chiodini l'adesione e il posizionamento dei profili tagliati precedentemente a 45 gradi. Utilizzando lo stesso pezzo che andrò ad installare in quella posizione, mi traccio le linee per la foratura della parte superiore.
e completo l'installazione della parte aspirante. Con un tampone abrasivo rimuovo questo scalino creato dal rinforzo interno. Installo la controparete che terrà tutto fermo in posizione sulla battuta della seta, controllando sempre l'ortogonalità delle parti. Disegno e stampo le parti che andranno collegate al condotto di aspirazione. Verifica dimensionale di interferenza passata. Dalla parte del foro installo un antitrack da 19 mm. Disegno e stampo dei piccoli pomelli M6. Ricavo due faccette su due bulloni M6 a testa piatta per consentire l'ingresso nell'antitrack. Con un listello di noce dello stesso spessore dell'antitrack vado a compensare il vuoto creato dall'antitrack stessa per garantire la perfetta perpendicolarità della battuta che ci andrà installata su. Traccio e taglio i pezzi che comporranno le battute insieme a dei piccoli listelli che mi andranno a compensare le perdite di aspirazione nella parte superiore dell'apposito foro creato, e anche in questo caso andrò a ripristinare la circolarità del foro superiore. Recupero i pomelli che nel frattempo si sono stampati e vado ad installare i dadi M6. Da due pezzi di multistrato, questa volta fenolico, ricavo le due battute frontali. Una volta che i pezzi sono a misura finita, nella parte più interna ricaverò gli scarichi e le forature per i pomelli. Sulla parte esterna andrò a ricavare degli scassi per compensare lo spessore degli stessi.
Una bella levigata non guasta mai. Ed è giunto il momento di avvitare le due battute e di provare il tutto. Con delle viti a testa svasata crea un sistema di blocco, due nella parte fissa e uno nella parte mobile. Verniciata finale e montaggio. Eccoci amici, anche per questo sabato il progetto è completo, spero che vi sia piaciuto. La slitta funziona molto bene, i pomelli arrivano 3 mm all'interno della battuta in modo da non interferire con eventuali lavorazioni su pannelli in verticale. Se vi è piaciuta questa realizzazione lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate o se aveste fatto qualcosa di diverso. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per darmi la possibilità di potervi mostrare tanti altri progetti tipo questo. In descrizione vi lascerò la lista degli utensili e dei materiali che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!